Nel video precedente vi ho raccontato la prima delle 3 giornate intense che ho avuto cercando di insidiare le spigole a spinning da kayak. Grazie ai preziosi consigli di Mirko, la guida locale, io e Federico ci siamo difesi abbastanza bene. Questo è uno spot ormai pregiudicato. In molti pensano che sia facilissimo prendere spigole qui, ma si sbagliano di grosso, forse era così 10 anni fa. Sulla base dei risultati della gara svolta, tanti sono stati i kayak che in 2 giorni hanno fatto 0 pesci. E questo che vuol dire? Che conoscere il posto, conoscere come comportarsi in base ai venti, in base alla stagione, in base alla trasparenza dell'acqua, la figura di Mirko è fondamentale oggi. Ed oltre alla sua esperienza sul campo, abbiamo anche la fantastica possibilità di poter noleggiare e provare un kayak hobby incluso nel prezzo della giornata di pesca. Benvenuti in questo nuovo video, dove vi racconterò la seconda e terza giornata nella laguna di Orbetello. La seconda giornata inizia con una splendida sorpresa. La GoPro decide di bullizzarmi, registrando i video senza l'audio. Appena entriamo in acqua, Mirko mi suggerisce subito di andare nella laguna di Levante, una location dove ho zero esperienza al riguardo. In questo caso, appunto, mi affido a Mirko, che reputava più produttiva la laguna di Levante basandosi sulla sua conoscenza del posto, una volta aver visto il tipo di vento previsto per questa giornata. Dopo un produttivo scambio di informazioni, mentre ci dirigevamo nella zona scelta da Mirko, finalmente iniziamo a fare i primi lanci. La seconda giornata, svolta nella laguna di Levante, è caratterizzata da acqua torbida. Ovviamente non era chiara come quella presente nella laguna di Porente il giorno precedente. La torbidità dell'acqua era un fattore che mi faceva ben sperare, vista l'assenza di vento. Decido quindi di partire con vari jerk e VTD medio-piccoli. Mirko, a pochi metri da me, aveva appena slamato un bel esemplare di spigola, appena sotto il suo kayak, ed io avevo solamente ricevuto un clamoroso rifiuto da parte di un'altra bella spigola, su un jerchetto da 9 cm suspending. Questo iniziava a farmi capire che stavo pescando male e che i pesci erano anche apatici, con mangiate non decise. Provo e riprovo, ma le prime 2 ore le passo a pescare solamente l'acqua. Poi decido di tentare qualcosa di diverso, provare a pescare al contrario di quanto uno si potrebbe aspettare, ed ho pensato, presentamogli un bel pezzo di ciccia voluminoso, proviamo a generare attacchi di reazione per fastidio e territorialità. C'avevo ragione, chiave trovata. Non lo so, forse sarà il caldo, sono completamente ammattito, ma monto uno stilo 175, lo lancio a favore di vento, lo sparo sulla luna, 50-60 metri, a metà strada ragazzi, con questo recupero andante inizio a vedere una scia. Sono i miei occhi che fa caldo oppure c'è un pesce dietro? No, sembra proprio un pesce, infatti non mi fermo, continuo ad accelerare raga, non ci voglio credere, se magna sullo stilo non ci credo, stilo 175 non ci voglio credere, continuo a recuperare, ecco! Non ci credo, ha mangiato sullo stilo 175 raga, non ci voglio credere, cioè recupera a cannone la spigola, per fortuna la canna 1035, la nuova Outset, ha fatto il suo lavoro, l'ha completamente portata subito sotto al kayak e io incredulo sto qui che chiamo Mirko, ha mangiato sullo stilo 175, l'ho detto prima, no raga, non ci voglio credere. Non ci voglio credere, l'aguadino, eccola là, infatti come l'aguadino, guardate, è attaccato fuori, questo che vuol dire il pesce non ha mangiato per fame, ha mangiato per territorio, Mirko non ci credeva di nudo, no non ci credo, eppure che dice Mirko, fammi pure la foto perché mi hai fatto pure la foto e questo è il testimone, chi è? Oh, io, la faccia raga sono rimasto così, non lo posso dire che sennò mi censurano il video, eccolo qua, sono rimasto come E niente, regà, io non lo so se era culo o no, però io continuo, proviamo, al massimo vediamo se era una spigola inscemonita o no. Lancio stesso posto di prima, ancora dopo la power pole, soltanto verso il largo della laguna sto lanciando, lancio lungo di nuovo controvento questa volta, recupero, regà voi non lo vedete, ma vi dico soltanto che c'è un'altra scia dietro, non un pesce grandissimo, però c'è scia, eccola di nuovo dietro, non ci credo, secondo pesce, stesso punto, ecco infatti sto ruotando sulla power pole, regà, no, non ci voglio credere, secondo pesce nello stesso punto con lo stilo 175, no raga, non ci siamo, anche questo nei pressi della bocca, ma sempre allamato fuori, cioè no raga,
Io sto a guardare sto secondo pesce, cioè proprio così, con la faccia a punto interrogativo, non ci credo. E una era un caso, due però non è più un caso, quindi evidentemente in queste condizioni è più facile farle attaccare per territorio che per fame. Infatti Mirko anche qua è rimasto abbastanza abbasito. Niente raga, non ci stiamo a capire niente tutte e due. Proviamo a cambiare zona e continuiamo a sondare terreno con questo approccio qui. Continuiamo a lanciare lancio dopo lancio con questo approccio che fino adesso ci aveva regalato 2 pesci a guadino e tanti inseguimenti. Tutti pesci che sono stati stimolati per fastidio, per territorio, non per fame. Ma ad un certo punto tutti questi sforzi iniziano ad essere vani, perché nonostante i tantissimi lanci il vento è aumentato e i pesci non sembrano reagire più come prima a queste presentazioni voluminose. Allora cerco di cambiare esca, cercare di ridimensionare il tutto con artificiali più piccolini e difatti sembra proprio la chiave giusta. Ok, rimbocchiamoci le maniche perché non è possibile, soltanto 2 pesci a guadino da questa mattina, saranno 4-5 ore che lanciamo ininterrottamente. Mettiamo un cerchettino, lo recuperiamo linearmente, velocissimamente, con qualche cercata sporadica qui e là. E boom! Non ci credo, ce l'ho, dove veramente tutto sembrava perso, avevo quasi perso la speranza, ormai stavo lanciando in automatismo, lanciavo e recuperato, eccolo qua un pesce che mi dà speranza. Dio ti prego non ti slamare. Intanto Mirko che mi inquadra dall'altra parte accendendo la sua GoPro e gli dico Mirko ce l'ho, jerk, mangiano jerk, stanno per jerk, nella speranza che non sia soltanto una spigola sporadica. È lei. Forse ci siamo, stiamo sul branco, giù la power pole, ancoriamoci e rimaniamo in zona. È a guadino, sì, è a guadino ragazzi, è a guadino. Alla faccia di chi dice che la laguna è come un laghetto sportivo. No, oggi è una giornata difficile. Veramente difficile. Continuiamo a lanciare. Forse è la chiave. Siamo rimasti sullo spot ragazzi. Stessa tecnica, stesso cerchetto, stesso punto. Speriamo che... Eccola! Oddio, ho beccato il branco raga. Ho beccato il branco. Oddio però, tira strano. No. Un'orata raga, un'orata. Famosissime che te spezzano anche le ancorine. Vabbè, rilasciamola perché Knots è game fish. Via. Forse ci siamo ragazzi, continuiamo a lanciare perché se c'era una spigola forse c'era il branco. E infatti Mirko nel frattempo che io slamavo la spigola, tac, che ti fa un bel esemplare, stessa tecnica, cerchettino recuperato abbastanza velocemente e con qualche sporadica cercata qua e là. Bel pesce Mirko, peccato che non ho il telefono a tiro di mano, ma ti posso regalare queste immagini con la mia GoPro, però peccato che adesso esco fuori, non riusciamo a farvelo vedere. Che roba ragazzi! Quindi ci ancoriamo, stesso punto, a favore di vento, lancio ancora lungo, questa volta a VTT, recupero abbastanza allegro. Strano ragazzi, primo passaggio a VTT non ci siamo, si saranno spostate, erano solo 2 pesci? No, di solito ragazzi le spigole sono abbastanza abbrancate, ne trovi una di quelle medio piccole dimensioni come quella che abbiamo fatto, ne trovi altre. Speriamo che ci siamo ragazzi. Oh, ho mangiato, che esplosione ragazzi, peccato che non c'è l'audio su questo video perché ragazzi veramente si è sentito un gorgo. Forse è un bel pesce, attenzione, forse abbiamo un bel pesce. Questa è la 1035 ragazzi, sempre la House Predator che ho usato prima con lo stilo, adesso stavolta l'ho abbinata con un VTD da 10 cm abbastanza caciarone e sonoro come si dice a Roma. Il pesce c'è presenza ragazzi, è abbastanza carino, non è un pesce enorme ma è carino, sicuramente non è un pescetto da qualche centinaio di grammo. Eccola qua, che bella, dai raga, dai. Una mattinata veramente difficile, caratterizzata da molti lanci e pochissimi pesci. Eccolo qua il pesce in tutto il suo splendore. Intanto Mirko arriva e mi fa la foto di rito. E ragazzi, che dire, veramente divertito. Questo pesce poi un attacco a galla pazzesco sul VTT che stava lì, che faceva destra, sinistra, si è sentito sblosh. Bellissimo, peccato che la GoPro ha fallito con l'audio. Ciao Ciccia, ti rilascio e speriamo di rincontrarci la prossima volta per un altro emozionante combattimento. Però non mi bagnare per favore, maledetta, vabbè stiamo pari. Niente, con Mirko dopo 7 ore e mezza di pesca finisce la giornata, ci siamo veramente divertiti, tante risate.
pesci potevano uscire di più, ma grazie a Mirko siamo riusciti a trovare la quadra e con un pizzico d'azzardo abbiamo anche fatto 2 pesci in un momento molto inaspettato con delle esche molto voluminose. La pesca è così, nulla di scritto e non è una regola sempre fissa, bisogna sempre movimentarsi e sperimentare, bisogna essere dinamici e adattarsi in ogni esigenza. E questo è il kayak fishing e questa è anche la pesca qui a Orbetello, in questo luogo fantastico con Mirko, la guida locale. Ci vediamo nel prossimo video dove vi racconterò l'ultima giornata. Ciao raga!